Questa volta vi leggo anche due notizie del castello che visiteremo alle 2. Tra Chambord e Orléans, il castello di Meung, costruito per i vescovi di Orléans nel XIII secolo. Vi sorprenderà con la sua visita dedicata alla vita quotidiana degli abitanti di questi luoghi. Più di 20 stanze arredate, 2000 oggetti esposti. In una mostra i profumi vi aspettano per una vera immersione nel cuore della città castellana. Rita, che ci prepari oggi? Allora facciamo i ravioli al sugo, il cavolo, non lo so, Quel tonno che è avanzato in barattolo in vetro di ieri. sì. Perfetto. Perfettissimo. Ancora ravioli di Alessandro e Arianna, grazie. Ogni volta che tiriamo fuori i ravioli vi salutiamo. Che ruffiani, che ruffiani. Mica vi salutiamo per altro. No, vi salutiamo perché ci fa piacere. Ma vi salutiamo solo quando tiriamo fuori i ravioli. Ciao ragazzi, grandi, è stato bellissimo conoscervi. E ci stanno tutti quei ravioli dentro quest'acqua. Siamo strapronti ragazzi, è l'1:15, va benissimo. Ravioli, pomodori a 27 euro il chilo. Come loro. Vabbè. Gioielleria li Ravioletti anche per Rita, pochi, lei si controlla sempre. E poi scaldiamo due avanzi, un pezzo di carne e delle alette di pollo. E anche un cavolo. Buon pranzo amici, ci vediamo dopo quando usciamo per visitare questo nuovo castello. Buon pomeriggio amici, non vi avevo fatto vedere neanche quest'area sosta perché siamo arrivati e abbiamo pranzato, ma sono le 3, adesso andiamo a visitare il castello. Parcheggio gratuito con carico e scarico, il castello a 500 metri, quindi c'è scritto nel navigatore 7 minuti a piedi. L'area sosta sotto il castello, praticamente fantastica. Fatto i biglietti, 12 euro gli adulti e 10 il bambino, 32 euro e siamo dentro un altro castello. Questo è molto vecchio, quello di ieri era quasi una casa padronale, questo è veramente un castello. Oggi visitiamo il castello di Meung. Visitare il castello di Meung significa penetrare nel quotidiano e nell'intimo di centinaia di persone che da secoli hanno vissuto tra queste mura, che siano grandi o piccoli, da Giovanna d'Arco al più umile dei servitori. Ognuno di loro ha vissuto e lasciato dentro queste mura la traccia del proprio passaggio che tenteremo di svelare nel corso delle nostre ricerche. Giardini sempre spettacolari, immensi. Gli abiti ancora originali, gli abiti di quel tempo. Si vede che è una giacca che ha 200 anni. Pianoforte e panca del 1800, ragazzi. Tutto quello che vediamo qua dentro profuma di storia. Wow, questo è il salone dei liquori. Salone dei liquori, quelle tutte le ampolle dove li conservavano. Qui si beveva e si fumava. Sì. Tabacco.
Lo aromatizzate? No, secondo loro era curativo. Questa è la cucina e dove pranzavano i domestici medievali, ragazzi. Cosa si mangia? Cavoli, fave, lenticchie, ceci, cipolle, rape. Per quanto riguarda la carne, non tutti sono nella stessa barca. Secondo le proprie condizioni, signore o semplice contadino. Vabbè. Le carni nere sono quelle di selvaggina come il cinghiale e hanno una connotazione molto virile. Le carni rosse derivano dai grandi mammiferi domestici come i buoi, i cavalli e simboleggiano la forza e la nobiltà. Questa era l'erboristeria. L'erboristeria, sì, dove si preparavano Sciroppi, insomma, intrugli. sì, i medicinali con le erbe. Questa è la lavanderia e Rita ha appena letto che facevano 2 grandi bucati all'anno, quindi bisognava avere moltissima biancheria. Sì, parla addirittura di 141 paia di lenzuola. Questo mobile, vedete, era sicuramente per stirare la roba, si pressava lì. Si usavano scaldaletti più o meno ornamentali, si utilizzavano anche mattoni, esistevano anche borse di acqua calda e braccieri, alcuni con le rotelle. Di solito ci si alza verso le 7 di mattina, i domestici, un maggiordomo per i signori e una cameriera per le signore, aprono le tende del letto e danno al suo padrone le pantofole e la camicia. Ci si sistema in seguito per prendere la colazione. Questa è la stanza di Félix. Félix Lacoulteux. Félix Lacoulteux è stato poi il fondatore della Banca di Francia. Passeggino. Cioè, che bello, guardate i carrettini Questi sono passeggini. passeggini per i bambini. Guarda la bicicletta, dai. Perché così? Queste cose, poi si andava al fiume a risciacquarla e si stendeva qua. 1209, 800 anni di storia, c'è una sala con le cineprese. La biblioteca, tanti libri. Ovviamente per molti erano ornamentali perché non sapevano leggere, però comunque suddivisi per 5 categorie: storia, lettere, scienze, Arti, e la legislazione e la giurisprudenza. e la teologia. E la teologia.
E questa era la dispensa, vedete, aperto, cioè con la zanzariera. C'è molto fresco qua giù, siamo scesi e la roba si conservava bene. Forse per sorvegliare che non prendesse fuoco, perché allora Questa qua sotto era la gabbia per le galline, chiaramente avevano le galline vive e prendevano le uova direttamente da qui. Questo raro appartamento dei bagni è tipico di ciò che si faceva al XVIII secolo, piccoli gabinetti intimi e lussuosi che prendevano la pianta della stanza da bagno dell'alta antichità. Vedete, questa era la vasca. Questo nel XVIII secolo erano i bagni del vescovo, così chiamati. E poi c'era già l'acqua corrente, una macchina idraulica, dice, permetteva di avere l'acqua sino ai piedi superiori del castello. Era una comodità eccezionale. Questa era una stanza per profumarsi, chissà. E questa è un'altra vasca. Wow, che bella. E qua, vedete amici, un boiler di acqua enorme dove si scaldava, qua si metteva la legna e poi c'erano i rubinetti e quindi continuavi a versarti l'acqua calda per mischiarla. Due di rubinetti. Questo è per bambini. La sala delle vasche, sì, le vasche che non avevo. Adesso ragazzi scendiamo nei sotterranei. Sembra Roberto Giacobbo, ragazzi. Sala di tortura, ragazzi. Questa? Sì. Stiamo scendendo nella sala di tortura. Ah sì, allora torno su. Sì, chissà quante persone qui avranno sofferto. Mamma mia, ci sono ancora gli strumenti per incatenare le persone. Rinchiusi a pane e acqua ad aspettare la morte. Ragazzi, mi auguro che anche questo vi sia piaciuto, a noi moltissimo, 1000 anni, quindi tanta storia, tanto antico. Quello di ieri forse più bello, più curato, tenuto meglio, però è più recente e poi non è un castello, possiamo dire più un palazzo, questo è un vero castello. Adesso facciamo una passeggiata nei suoi giardini. No. Questo ho paura dell'acqua. Questa parte ti piace? Sì. Attenti alle spalle. Faccio il percorso dei cavalieri, ci vediamo dopo. A dopo, dai. Via di qua. Di qua. Ma questa... Ci sono delle pecorelle che combattono. Anche l'asino si è messo nella mischia. Guardale, guardale, guardale! Guarda, guarda, guarda! Pom, pom, pom. Mamma mia! Non ti stacca una mano. Ciao, corre. Che Ciao, bellino. bello! Ciao, Sei bellissimo, piccolino. sei. Ciao. Ciao, piccolino. Che bello che sei, il mio bastone non te lo do. Ciao, piccolino, che bello. I taglianelli. Sei un testone, sì. Una testa Sei un testone, ti piace essere grattato, vero? Ti piace essere grattato? Ciao.
mangia la GoPro. Che figo che sei. Guarda il pecorella. Sto pollo. Ma che piccolino che è. Sembra un Mettiti tappeto vicino, sporco. Guarda che piccolino. Mamma mia. Sembra un tappeto sporco. Hai presente un tappeto sporco? Solo nel muso gli piace. Qui, vieni qui, gli piace. Qui così ti piace, se ti gratto forte così. Ha cominciato a piovere, per fortuna abbiamo finito la visita, bellissima. Si rientra in camper. Ormai è diventata anche questa una rubrica del canale. Vi facciamo vedere qualche casa. Costi degli immobili. Queste costano qua, Sì, sembra che costino di nuovo. 400. Guarda che carina questa, 125.000. 92 metri quadri. Col giardino intorno, che bella però. L'ha dato, barberia. No. O ti butto dentro. Bello cucciolone, ciao cucciolone, ciao. Ciao cucciolone. Adesso tisanetta. Che ore sono, Rita? Alle 6? 5 e mezzo. 5 e mezzo. 5 e mezzo. Tisanetta, un po' di lavoro. Davide e Rita devono studiare. Dato è pieno di compiti. Ce ne andiamo domani mattina. Domani mattina vi facciamo vedere Orléans. Ed è la città prima di visitare Parigi. Buongiorno a tutti amici. Buongiorno a tutti. 11:15. Stiamo andando ad Orléans. 32 minuti. Parcheggiamo il camper, facciamo una passeggiata, pranziamo fuori. Insomma, visitiamo la città. Vado a destra, vero Dado? Sì, ma poi non lo sto. Oggi è domenica e si può parcheggiare gratuitamente al centro di Orléans. Lunedì, credo, domani saremo già a Parigi, amici. Quindi faremo lunedì, martedì, mercoledì, forse giovedì o giovedì andremo via, vedremo. Ho trovato un parcheggio nel pieno centro, gratuito. E Rita nel frattempo sta cercando un ristorantino. Tipico francese. Beh, per mangiare un po'. Non è facile trovarlo. Siamo arrivati ad Orléans, adesso chiudiamo il camper e andiamo nel centro storico. Camperone in libera in una grande città, mucho rischio, però abbiamo visto 70 commenti e non c'è mai stato un commento di qualcuno che ha avuto un problema qua in questo parcheggio. Perciò Rita, ci puoi dire qualche notizia di Orléans? No, non ho letto niente, sto leggendo Solo ristoranti. Ho cercato solo ristoranti e non ne ho neanche trovati. Perché hai visto che sono tutti chiusi la domenica. Chiudono la domenica e lunedì. Comunque stiamo andando verso il centro storico perché a noi piace il centro storico, ci piace la cattedrale, ci piace qualche vietta un po' più antica. E poi mangiamo qualcosa, una passeggiatina anche lungo la Loira, c'è sempre qui la Loira, adesso alla mia sinistra, e poi rientriamo e andiamo a Parigi, amici, andiamo a Parigi dritti. E ora la cattedrale di Orléans deve essere stupenda, la vedo già da qui. Ragazzi, siamo un po' contro il sole, ma guardate che meraviglia, stupenda, è aperta, probabilmente si può entrare, è stupenda. Che cattedrale, andiamo a vedere se ci fanno entrare.